Ciao a tutti amici scacchisti, benvenuti nel settimo round di gioco. In questo settimo round c'è stata una cosa che non credo sia mai successa. Proprio un blunder di livelli colossali, un completo errore nell'analisi della partita. Adesso vedrete. Giocavo con il bianco contro un giocatore francese, 1812, anche in questo caso, come spesso e volentieri è successo nel corso degli incontri di questo specifico torneo, la preparazione che ho fatto ha funzionato. Il che mi ha portato a giocare la prima parte di partita davvero molto bene, poi come dicevo c'è stato un totale crollo. Giocavo con il bianco, apro con D4, il mio avversario risponde con D5, C4 e 6. Cavallo C3, cavallo F6, qui gioco cavallo F3, lui risponde con alfiere 7, alfiere F4. Arrocco corto, sono tutte mosse giuste e per gran parte della partita, anche perché è durata veramente poco, abbiamo fatto tutte mosse precise, non ci sono stati errori, non ci sono state imprecisioni, proprio tutte le prime mosse da libro. E6, qui lui gioca B6, alfiere D3, D per C4, alfiere per C4, alfiere B7. Io gioco arrocco corto, C5, donna E2 perché volevo andare poi eventualmente a mettere una torre nella casa D, cavallo BD7, torre AC1. Prima la mettiamo nella colonna C, dopo eventualmente l'altra la mettiamo nella casa D. C per D4, E per D4, A6. Come dicevo, ho spostato la torre, però l'ho spostata anziché in D1, in E1. È stata una piccola imprecisione, sicuramente in questa posizione giocarla in D1 sarebbe stata decisamente meglio. Però avevo in mente un piano che è stato poi quello che è il blunder che parlavo poco fa, che è arrivato poco dopo, perché dopo B5 qui io ho avuto una visione e ho pensato di poter giocare alfiere per E6 e riuscire a recuperare l'alfiere in E7. Ovviamente questa cosa non è plausibile, perché lui gioca prima alfiere per F3, non va a riprendermi subito il pedone. Io gioco G per F3, qui c'è stato F per E6, donna per E6, torre F7 e tiene tutto. Quindi qua io non ho assolutamente nessuna possibile opzione di poter salvare la partita. Sono già a partita persa. È durata ancora qualche mossa, ho giocato cavallo D5, poi c'è stato il cambio di cavalli, lui ha giocato donna F6, qui ho giocato addirittura donna B7 e dopo alfiere D6 ho deciso di abbandonare perché era completamente collassata la posizione. È stata una partita davvero molto rapida, ci sono stati delle mosse davvero molto buone in realtà, per gran parte della partita il mio avversario ha giocato al 97%, solo per dirvelo, e quindi in realtà non so neanche come giustificare questa posizione qua, perché l'errore di alfiere per E6, come andiamo a vedere, io potevo, cioè si poteva anche pensare che nel caso in cui lui fosse venuto a prendere qua subito era anche corretto, perché su donna per, qui su alfiere, torre F7 c'era cavallo in G5 che andava ad attaccare la torre, quindi in questo caso il bianco avrebbe sì avuto partita quasi vinta, perché su donna che va a difendere la torre c'è cavallo per F7, su donna per F7 si va a catturare la donna, o anzi si va a catturare l'alfiere perché si guadagna un pezzo secco e qui la partita è completamente chiusa. Soltanto che ho forse mancato questo alfiere per F3 che lui mi ha giocato, che mi ha impedito di giungere con il mio cavallo nella casa G5, quindi da lì in poi è stata completamente in salita per me la partita. Io spero che, ragazzi, che nonostante questo brevissimo video e questa brevissima partita, l'incontro vi sia comunque piaciuto, quindi vi rinnovo l'invito di lasciare un like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo all'8º round di gioco.